Bentornati nel canale, oggi vediamo come realizzare le orecchiette, un tipo di pasta fresca tipico della regione Puglia a base di farina di grano duro e acqua, la cui forma rotonda e concava ricorda proprio quelle di alcune orecchiette, però abbastanza rugose. E andiamo subito a vedere la ricetta, ma prima sigla! Ci serviranno soltanto 400 g di semola rimacinata di grano duro e 200 g di acqua bella calda. Ora, vediamo subito come fare. In una ciotola mettiamo la semola, iniziamo a versarci un poco d'acqua e con le mani iniziamo a impastare. È un impasto abbastanza asciutto, e siamo al 50% di idratazione e va bene così perché l'impasto dovrà venire anche bello duro. Quindi con molta pazienza iniziamo a impastare aggiungendo l'acqua un po' alla volta. Quindi comincio a impastare con le mani, cercando di far assorbire tutta la semola. Ora passo sul piano di lavoro e inizio proprio la vera e propria fase di impastamento. Quindi faccio sì che il mio impasto vada ad assorbire tutta la semola. Quindi unisco, vado a impastare. Ci vorrà un po' di pazienza perché l'impasto è molto asciutto, quindi chiudo su se stesso e lavorando proprio con le mani vado a inglobare tutta la semola. Piano piano vedremo proprio che l'impasto diventerà sempre più liscio. Adesso non c'è più semola sul tavolo e quindi, come potete vedere, l'impasto sta diventando bello liscio. Eccoci qua, ci siamo quasi. Continuo a impastare, quindi la fase di impastamento durerà una decina di minuti. Ora vado a creare la mia pallina, faccio riposare una decina di minuti e adesso, dopo 10 minuti, siamo pronti a creare le orecchiette. Quindi vado a suddividere in piccole porzioni il mio impasto. Con la mia spatolina vado a tagliare una parte e adesso inizio a creare un cordoncino con le mani. Un cordoncino che sarà con un diametro di circa un centimetro e mezzo, e adesso vado a tagliare dei piccoli tocchettini. E ora qui inizia la fase dove bisognerà avere un po' di pazienza, perché con la mia spatolina vado a premere dall'alto e trascino verso il basso, si creerà questo piccolo disco di pasta e aiutandomi con il dito vado a capovolgere e verrà proprio la nostra orecchietta un po' rugosa. Quindi spatolina dall'alto verso il basso e con un po' di pazienza vado a girarla. Ora a Bari Vecchia la fanno con una velocità impressionante, sono bravissime e vi invito a vedere anche qualche video su YouTube, magari ve lo lascio nel link in descrizione. Si può usare anche un coltello e fare la stessa cosa. E vi invito di avere un po' di pazienza e a provare, perché le prime volte magari non verranno benissimo, però poi mano a mano ci farete la mano e quindi verranno fuori. Adesso qui sto provando anche col coltello e qui da un altro punto di vista della telecamera vi faccio vedere proprio il procedimento. Trascino con la mia spatolina, io mi sono trovato meglio con la spatolina e quindi ho continuato a usare quella. Trascino e poi aiutandomi con il dito vado a dare la forma tipica dell'orecchietta, dall'alto verso il basso, e la capovolgo e vado a posizionarla sul mio canovaccio e così via. Vi dovrete armare di pazienza, è un processo che richiede, diciamo, la vostra presenza sul tavolo, però guardate che bella rugosità dell'orecchietta, fantastica, ed eccole qui. Dopo un po' ho raccolto tutte le mie orecchiette e adesso le lascio così a essiccare leggermente per 2-3 ore all'aria. In realtà la ricetta è finita, io poi ci ho fatto un piatto di orecchiette con un sugo al pomodoro, vorranno 3-4 minuti di cottura ed eccoci qua. Io ho preparato questo, però un piatto tipico e anche con le cime di rapa, è un piatto che vi invito a provare, è davvero buono. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, al prossimo video. Ciao!